Buongiorno a tutti, sono Lucas. Bentornati su Wow Podcast Italian. Oggi ho una storia bellissima da raccontarvi e sono davvero emozionato di condividerla con voi. Mia, buongiorno. Come stai oggi? Buongiorno Lucas, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sto benissimo, grazie. E tu? Sembri molto entusiasta stamattina. Cos'è successo? Sì, sono molto entusiasta. Ieri mattina ho vissuto un'esperienza davvero speciale. Sai, io abito vicino a una piccola panetteria qui in Italia e ieri sono entrato per la prima volta. Non ci ero mai andato prima. Davvero? Una panetteria? Che bello! In Italia le panetterie sono luoghi speciali, vero? Hanno un'atmosfera unica. E voi ascoltatori, siete mai entrati in una panetteria italiana? Scriveteci nei commenti. Esattamente. Quando ho aperto la porta, ho sentito subito un profumo meraviglioso. Il profumo del pane fresco appena sfornato. Era incredibile. Mi sono fermato un momento solo per respirare quell'aroma. Oh, capisco perfettamente. Quel profumo è una delle cose più belle al mondo. Il pane fresco italiano ha un profumo speciale, diverso da tutto il resto. Lucas, com'era la panetteria? Raccontaci tutto. Era una panetteria piccola e accogliente. Le pareti erano di colore giallo caldo e sui banconi c'erano tantissimi tipi di pane. C'era il pane tondo, il pane lungo, il pane con i semi, il pane integrale. Non sapevo da dove iniziare. Che meraviglia! Sapete, ascoltatori, in Italia ogni regione ha il suo tipo di pane tradizionale. Per esempio, in Toscana c'è il famoso pane sciocco, che è il pane senza sale. È molto particolare. Avete mai sentito parlare del pane toscano? Sì! E il panettiere mi ha spiegato proprio questo quando ho iniziato a fare le mie domande. Lui si chiama Signor Bianchi ed è una persona molto gentile e disponibile. Mi ha accolto con un grande sorriso. Che bello incontrare persone così gentili. E come hai iniziato la conversazione con lui? Sai, per i nostri ascoltatori che stanno imparando l'italiano è molto utile sapere come parlare in una panetteria. Ho detto semplicemente: «Buongiorno, posso avere un po' di pane, per favore?» E lui mi ha risposto con grande entusiasmo: «Certo, che tipo di pane desidera?» Perfetto! Buongiorno, posso avere un po' di pane, per favore? È una frase semplice, ma molto utile. Ascoltatori, ripetete questa frase con noi. È una delle prime cose che potete dire quando entrate in una panetteria italiana. Sì! E poi il signor Bianchi mi ha mostrato tutti i tipi di pane che aveva. Ha iniziato con la baguette italiana, che si chiama filone. È un pane lungo e croccante, perfetto per fare i panini. Il filone è delizioso. Io lo adoro con un po' di prosciutto e mozzarella. Lucas, hai comprato il filone? Ho detto: «Mi piace molto quel pane lungo. Come si chiama?» E lui mi ha spiegato: «Si chiama filone. È croccante fuori e morbido dentro. È perfetto per i panini o per accompagnare i pasti». Non sapevo che si chiamasse filone. Imparare i nomi dei cibi italiani è molto importante. E voi ascoltatori, conoscete altri tipi di pane italiano? Scriveteci nei commenti e diteci qual è il vostro pane italiano preferito. Siamo curiosi. Poi ho visto un altro tipo di pane che mi ha incuriosito molto. Era rotondo, con una crosta molto spessa e scura. Ho chiesto: «Che cos'è quel pane rotondo? Sembra molto interessante». Che tipo di pane era? Sono curiosa anche io. Il signor Bianchi mi ha spiegato che si chiamava pane di Altamura. Mi ha detto: «Questo è un pane molto speciale. Viene dalla Puglia, nel sud Italia. È fatto con la semola di grano duro
ed è riconosciuto in tutto il mondo per la sua qualità. Il pane di Altamura. Sì, è famoso in tutto il mondo. Ha addirittura una certificazione europea speciale. Ascoltatori, se visitate la Puglia dovete assolutamente provarlo. È uno dei pani più buoni che esista. Esatto. E il signor Bianchi era così appassionato mentre me lo spiegava. Si vedeva che amava davvero il suo lavoro. Gli ho chiesto da quanto tempo fa il panettiere e lui mi ha risposto con un grande sorriso. Cosa ti ha detto? Mi ha detto: faccio il panettiere da 30 anni. Ho imparato questo mestiere da mio padre, che l'ha imparato da suo padre. Nella nostra famiglia fare il pane è una tradizione che dura da 100 anni. Non è straordinario? Che storia bellissima! 3 generazioni di panettieri nella stessa famiglia. Questo è il vero spirito italiano. Le tradizioni che si tramandano di padre in figlio. Voi ascoltatori avete tradizioni di famiglia legate al cibo? Raccontateci. Mi ha commosso molto sentire questa storia. E poi ho visto qualcosa che mi ha fatto venire subito l'acquolina in bocca. Sul bancone c'era della focaccia ancora calda, appena uscita dal forno. La focaccia. Oh Lucas, la focaccia è una delle cose più buone della cucina italiana. Ogni regione ha la sua versione. Quella di Genova, in Liguria, è forse la più famosa. È morbida, piena di olio d'oliva e ha il sale grosso sopra. È divina. Sì, ho chiesto subito: che profumo, è focaccia? E lui ha risposto: sì, è appena uscita dal forno, vuole assaggiarla? Immaginatevi, mi ha offerto un pezzo da assaggiare gratuitamente. Che gentilezza! Questo è il calore italiano. In molte piccole botteghe e negozi tradizionali il negoziante ti offre qualcosa da assaggiare. È un gesto di ospitalità bellissimo. Ho detto: sì, grazie mille, è molto gentile. E quando ho assaggiato quella focaccia, Mia, non ho parole per descriverlo. Era la cosa più buona che avessi mai mangiato. Croccante fuori, morbida dentro, con tanto olio d'oliva e quel sale grosso sopra. Sto quasi salivando solo ad ascoltarti. Ascoltatori, se siete in Italia e vedete una focaccia fresca in una panetteria, compratela subito. Non ve ne pentirete mai. Dopo aver assaggiato la focaccia, ho detto al signor Bianchi: è squisita, vorrei comprarne un pezzo. Quanto costa? Lui mi ha detto che costava 2 euro per un pezzo grande. Un prezzo onesto per qualcosa di così buono. Perfetto. Quanto costa? È un'altra frase fondamentale da imparare. Ascoltatori, scrivete questa frase. Quanto costa? Significa how much does it cost in inglese. È utilissima in tutti i negozi italiani. Esatto. E poi ho continuato a guardarmi intorno. Vicino alla focaccia c'erano anche dei grissini. Sapete, quei bastoncini di pane sottili e croccanti che si trovano spesso nei ristoranti italiani? I grissini. Certo, sono originari di Torino, in Piemonte. La storia dice che furono inventati nel XVII secolo per il giovane duca di Savoia, che aveva problemi di digestione. Il suo medico consigliò un pane leggero e secco, e così nacquero i grissini. Non sapevo questa storia. Il signor Bianchi me l'ha raccontata anche lui. Ha detto: i grissini sono uno dei simboli della cucina italiana. In tutto il mondo le persone li conoscono. Era molto orgoglioso mentre lo diceva. Com'è bello quando le persone sono orgogliose delle tradizioni del proprio paese. E voi ascoltatori, avete mai mangiato i grissini? Scriveteci se li avete provati e diteci cosa ne pensate. Ho comprato anche un pacchetto di grissini. Poi ho visto qualcosa di molto particolare vicino alla cassa. C'era un cartello scritto a mano che diceva: oggi speciale pane con le olive. Ho chiesto subito: scusi, cos'è il pane con le olive? Il pane con le olive è delizioso. È un pane che ha le olive mescolate direttamente nell'impasto.
Ha un sapore ricco e buono e intenso, perfetto con i formaggi o con la carne. Il signor Bianchi me lo ha descritto esattamente così. Ha detto: «È il nostro pane speciale del giorno. Lo facciamo solo il martedì. Le olive vengono dal nostro ulivo, nel giardino di mia moglie. È un pane fatto completamente in casa, con ingredienti del nostro orto». Che cosa straordinaria! Ingredienti del proprio orto. Questo è il vero significato di chilometro zero, cioè prodotti locali e freschi. In Italia c'è una grande tradizione di agricoltura locale e di cucina con ingredienti del territorio. Ho comprato anche un pezzo di pane con le olive. E mentre aspettavo che il signor Bianchi lo incartasse, un'altra cliente è entrata in panetteria. Era una signora anziana, con una borsa della spesa di paglia. Oh, immagino la scena. Le signore anziane nelle panetterie italiane sono sempre un personaggio molto caratteristico. Di solito conoscono tutti e sanno già esattamente cosa vogliono comprare. Esatto, lei si chiamava Signora Rossi e lei e il signor Bianchi si conoscevano da anni. Hanno iniziato a parlare velocemente in dialetto locale e io capivo solo alcune parole. È stato un momento divertente. Ah! Questo è un aspetto importante della realtà italiana che i nostri ascoltatori devono conoscere. In Italia, accanto all'italiano standard, esistono tantissimi dialetti regionali. In alcune zone, soprattutto tra le persone anziane, il dialetto è ancora molto usato nella vita quotidiana. Sì, ma la signora Rossi era molto gentile. Quando ha visto che ero straniero, ha sorriso e ha detto lentamente in italiano standard: «Benvenuto, è la prima volta qui?» Ho risposto: «Sì, è la prima volta. Il pane è meraviglioso». Che scena tenera! E questo dimostra qualcosa di importante. Gli italiani sono generalmente molto accoglienti con gli stranieri, specialmente quando questi stranieri cercano di parlare italiano. Fa sempre molto piacere sentire qualcuno che si sforza di parlare la nostra lingua. La signora Rossi ha comprato il suo solito pane, che era il pane di semola integrale. Ha detto al signor Bianchi: «Il solito, per favore». E lui sapeva già esattamente cosa voleva, senza che lei dovesse spiegare niente. Queste sono le piccole botteghe tradizionali italiane. Il negoziante conosce i clienti abituali, sa cosa preferiscono, ricorda le loro abitudini. Questo è qualcosa che si perde nei grandi supermercati moderni. Assolutamente. E mentre la signora Rossi aspettava il suo pane, mi ha chiesto: «Da dove vieni?» Ho risposto che venivo dall'estero e che stavo cercando di imparare l'italiano. Lei si è illuminata tutta. Immagino. E cosa ha detto? Ha detto: «Bravo! L'italiano è la lingua più bella del mondo. Devi venire qui ogni mattina a comprare il pane. Parlerai con tutti e imparerai in fretta». Ho riso e ho detto: «Magari, è un ottimo consiglio». Che consiglio meraviglioso! E in effetti, uno dei modi migliori per imparare una lingua è proprio parlare con le persone nella vita quotidiana. Comprare il pane, andare al mercato, ordinare un caffè, tutte occasioni perfette per praticare l'italiano. Sì! E poi ho chiesto al signor Bianchi una cosa che mi aveva incuriosito fin dall'inizio. A che ora iniziava a lavorare per avere il pane fresco ogni mattina? Buona domanda! Io lo so già, ma lascia che lo racconti Lucas. Credo che la risposta sorprenderà molto i nostri ascoltatori. Mi ha detto: «Io mi alzo alle 3 di notte per venire qui in panetteria, accendo i forni alle 3:30 e il primo pane è pronto alle 6 del mattino». Alle 3 di notte non riuscivo a crederci. 3 di notte! Ecco il sacrificio che c'è dietro un buon pane fresco. I panettieri tradizionali lavorano mentre il resto del mondo dorme, per garantire che quando noi ci svegliamo il pane fresco sia già pronto.
È un mestiere di grande dedizione. Gli ho detto: deve essere molto difficile alzarsi così presto ogni giorno. E lui ha risposto qualcosa che mi ha colpito molto. È difficile, sì, ma quando vedo le persone entrare al mattino e sentire il profumo del pane fresco, e quando vedo i loro sorrisi, in quel momento capisco perché lo faccio. Che risposta bellissima! Questo è l'amore per il proprio lavoro. Quando fai qualcosa con passione, anche le difficoltà diventano più sopportabili. Il signor Bianchi è davvero un esempio straordinario. Assolutamente. Alla fine ho comprato la focaccia, il pane con le olive, i grissini e anche una ciabatta. La ciabatta è quel pane piatto e largo, con tanti buchi dentro. È perfetta per fare i panini o per accompagnare i pasti. La ciabatta! Certo, il nome ciabatta in italiano significa letteralmente pantofola, perché la sua forma ricorda una pantofola piatta. Fu inventata negli anni '80, quindi è un pane relativamente moderno rispetto ad altri tipi di pane italiano. Ma oggi è famosa in tutto il mondo. Lo sapevi? Io non lo sapevo. Ho detto al signor Bianchi: perché si chiama ciabatta? E lui ha risposto ridendo: guarda la forma, sembra una scarpa, no? E effettivamente, guardando la ciabatta sul bancone, la somiglianza con una pantofola era evidente. Ah, è vero. E questa è una delle cose belle della lingua italiana. Molti nomi di cibi hanno origini molto concrete e visive. Spesso il nome descrive la forma o il colore del cibo. È affascinante, vero? Verissimo. Prima di uscire ho chiesto al signor Bianchi quanto le devo in tutto. Lui ha calcolato tutto e mi ha detto: sono 7,50 euro, prego. Ho pagato e lui mi ha dato il resto con un grande sorriso. Perfetto. Quanto le devo in tutto? È un'altra frase molto utile da usare nei negozi. Ascoltatori, imparate queste frasi pratiche. Quanto costa? Quanto le devo in tutto? Posso avere un po' di... Mi piacerebbe comprare. Queste frasi vi aiuteranno tantissimo. Mentre mettevo le mie compere nella borsa, il signor Bianchi ha detto: torni quando vuole. Domani facciamo il pane alle noci. Le piacerà di sicuro. Ho risposto: ci conto, tornerò domani mattina. E lo pensavo davvero. Il pane alle noci. Anche quello è fantastico. Ha un sapore dolce e rustico insieme. Ascoltatori, se siete in Italia, cercate sempre le panetterie artigianali come quella del signor Bianchi. Sono veri tesori della cultura italiana. Quando sono uscito dalla panetteria con la mia borsa piena di pane fresco, mi sono sentito davvero felice. Era una mattina di sole, il pane era ancora caldo tra le mie braccia e avevo imparato tante cose nuove sia sulla lingua italiana che sulla cultura del paese. Che storia meravigliosa! Lucas, grazie per averci portato con te in questa avventura alla panetteria. È stato come essere lì insieme a te. E penso che tutti i nostri ascoltatori abbiano imparato molte cose utili oggi. Sì. E la cosa più importante che ho imparato è che in Italia comprare il pane non è solo un atto quotidiano. È un momento di connessione con le persone, con la tradizione, con la storia del paese. Ogni panetteria ha la sua storia, ogni pane ha la sua origine. Perfettamente detto. E questo vale per tutto il cibo italiano. Dietro ogni prodotto c'è una storia, una famiglia, una regione, una tradizione secolare. Questo è il motivo per cui la cucina italiana è amata in tutto il mondo. Assolutamente. E adesso, cari ascoltatori, vogliamo sapere le vostre esperienze. Siete mai entrati in una panetteria italiana? Avete mai comprato pane fresco in Italia? Qual è il pane italiano che preferite? Scriveteci nei commenti. Siamo curiosi di sapere tutto.
E se non siete ancora stati in Italia, speriamo che questo episodio vi abbia dato tanta voglia di visitarla e di esplorare le sue meravigliose tradizioni culinarie. E ricordate, imparare l'italiano attraverso le situazioni quotidiane è il modo migliore per progredire. Ogni giorno porta nuove opportunità di praticare, che sia comprare il pane, ordinare un caffè o chiedere indicazioni per strada. Giusto! E noi siamo qui per aiutarvi in questo viaggio. Ogni episodio di Wow Podcast Italian è pensato per voi, per farvi sentire più sicuri quando parlate italiano nella vita reale. Prima di salutarci, voglio condividere un'ultima cosa. Stamattina sono tornato alla panetteria del signor Bianchi, esattamente come avevo promesso. E aveva ragione. Il pane alle noci era spettacolare. Lo sapevo! Vedi, le promesse vanno mantenute, soprattutto quando si tratta di pane fresco. Ascoltatori, se vi trovate vicino a una panetteria artigianale in Italia, non esitate mai ad entrare. Potreste vivere anche voi un'esperienza come quella di Lucas. Esattamente. E adesso, prima di concludere questo episodio, facciamo un piccolo ripasso. Mia, vuoi ricapitolare le frasi più utili che abbiamo usato oggi per comprare il pane in Italia? Volentieri. Ecco le frasi essenziali per la panetteria. Buongiorno, posso avere un po' di pane, per favore? Per chiedere il pane. Quanto costa? Per sapere il prezzo. Vorrei comprare, per esprimere cosa volete comprare. E quanto le devo in tutto? Per chiedere il totale da pagare. Perfetto! Queste frasi semplici ma efficaci vi permetteranno di fare la spesa in qualsiasi panetteria italiana. Provatele la prossima volta che siete in Italia o anche se avete una panetteria italiana vicino a casa vostra nel vostro paese.